Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una gloria Nikon C17 55-2.8. Mi direte, non è mica di ultimo pelo. No, assolutamente, ve ne parlo fra un attimo perché vi sarete accorti che non sono nel mio solito studio e con me c'è Fabio, un fotografo di Torino specializzato nel genere eventi diurni, eventi notturni. Ciao Fabio, intanto. Due mondi fotografici, quello mio un pochettino più formale, attento alla composizione eccetera, quello suo più dinamico, legato per l'appunto ai suoi aspetti lavorativi, lui un po' più fidelizzato con Nikon, io un pochettino più orientato su Canon. E visto che c'è Fabio, comincio da lui. Fabio, perché un obiettivo come questo oggi su delle camere così moderne? Lo usi per cosa e per cosa ti piace? E questo è un obiettivo, si parlava di un tempo il re degli APS-C, adesso ci sono obiettivi per APS-C più performanti, per carità, però ha il suo fascino, anche vedendolo con il paraluce montato, sembra un 24-70 un po' in miniatura, anche se non tanto in miniatura perché ha il suo peso, ha le sue dimensioni. Effettivamente questo è vero, ma siamo incontentabili, lo dico sempre, vogliamo la qualità strutturale, una qualità costruttiva, però non vogliamo il peso. Vogliamo un'apertura grande così, ma lo vogliamo piccolo l'obiettivo. Beh, qui c'è tanta sostanza. Io ho usato molto questo obiettivo nelle cerimonie, quando ancora c'era il passaggio tra DX e FX, ma mi ha lasciato un ricordo così bello che quando oggi l'ho potuto provare e su camere molto più evolute, sulle quali lo utilizzavo invece un tempo, sono rimasto di nuovo a bocca aperta, come era quegli anni là. Colori, saturazione ma non quella un po' troppo sfacciata, insomma un bell'obiettivo, un paraluce come se ne produceva una volta, cioè un bel policarbonato, eccolo qua, bello resistente, con un rinforzo metallico che te lo fa innestare subito senza troppi rimpianti il suo perno per farlo uscire, e poi tanta qualità anche nella omogeneità dello spostamento, nella fluidità, anche nell'utilizzazione o utilizzabilità della lente, del movimento di messa a fuoco, perché è una prerogativa che gli obiettivi di un tempo avevano e che oggi ovviamente e per ovvie ragioni si sta andando a perdere. Allora, io ve l'ho già raccontato in un altro video nel mio mondo, ma nel tuo mondo, quello delle luci puntiforme, delle luci strobo, o comunque della movida, soprattutto poi nella notte, perché un obiettivo così ha senso? Ha senso perché ha quella qualità che un altro obiettivo non ti dà. È un po' scontata come risposta, ma è la verità. È un obiettivo comunque che io non tendo a utilizzare sempre negli eventi perché sono in quelli che diciamo hanno un grande spessore. Tu mi dicevi a volte questo lo lascio a casa, cioè me lo spendo per le occasioni buone e mi porto un tuttofare. Non dimentichiamo che questo nasce come un tuttofare perché come un 24-70 è lo zoom standard per eccellenza come tuttofare. Come tuttofare però tu intendi un obiettivo che io so qual è ed è diciamo anche lo spunto per un prossimo video che vi proporremo, e cioè al posto di questo utilizzi il 1680. Il 1680, che è un'altra bella lente. E qui verrebbe, già che stiamo parlando di questo, verrebbe da fare un paragone, un confronto rapido. Li abbiamo effettivamente messi un po' a confronto, è un po' il nuovo e il vecchio, con il pro e i contro che ciascuno porta, l'esperienza, la qualità, un po' senza, come possiamo dire, senza rinunce di questo, pesante, un po' più ingombrante e un po' si espone anche di più come peso, però la qualità assoluta. Dall'altra parte abbiamo una leggerezza maggiore, anzi guarda, mi pare di vederlo lì, possiamo metterlo a confronto, eccolo qua, anche qui comunque un bel paraluce assolutamente, più compatto, più piccolo, più leggero e con dei colori più moderni, con un genere, una proposta un po' più squillante. E questa è la differenza che noti anche tu nel tuo ambito, o c'è qualcosa in più da raccontare? Diciamo che essendo un obiettivo ben più recente, chiaramente ha una qualità sull'uso, non tanto sull'immagine, proprio sull'uso pratico dell'obiettivo, perché parte da 16 anziché da 17, arriva a 80 anziché essere a 55, al VR, insomma diverse cose che possono aiutare. È più leggero, è più compatto, però non è un 2.8 fisso, si ferma a 20 mi sembra, poi diventa subito un 3, arriva fino a 4, quindi
ha quella Certo. luminosità che forse per gli amanti del 2.8 storce un po' il naso quella cosa. Avendoli tutti e due uguali di dimensioni e peso, come resa? Quale ti piace di più? 17,55 assolutamente, ma è proprio per il fatto, come hai spiegato te, che è stato creato proprio per compensare un gap che certi sensori non avevano. Adesso arrivando con la 500, che è un sensore che proprio è ottimo, già solo questo qua, dico solo tra virgolette perché non è solo 900 euro, costava appena uscito, però già solo questo obiettivo regala tante cose ed infatti è quello che utilizzo maggiormente per una questione però appunto non assoluta ma praticità. È un'escursione più lunga, ha il VR e quindi peccato per quel 2.8 che lo trovo soltanto qua e l'autofocus qua è una scheggia, qui è un po' più lento, ma per quello che devo fare l'autofocus non è una priorità al massimo. Per cui questa accoppiata 1680 di 500 è quella che uso maggiormente. Il tempo passa e non risparmia nessuno. Come una modella che ci ha fatto sognare nel fiore degli anni, con il tempo diviene una bella signora, ricca di charme, magari con la pelle un po' meno giovane, un po' meno levigata, ma sempre comunque seducente, perché mantiene il suo fascino e il suo appeal. Ecco che cos'è il 1755 2.8 ED. E la domanda è: vale la pena acquistarlo nel 2023? Sì, certo, soprattutto oggi che si trova ad un prezzo molto più abbordabile. Nitidezza sì, ma soprattutto realismo, squillantezza nei colori, realismo, ma realismo unito ad una certa vivacità, a quel pizzico di saturazione che rende la foto un pochettino più bella. Certo, non in tutti gli ambiti, ma in quasi tutti. Vero, un po' pesante, lo sappiamo, siamo sempre lì, vogliamo la qualità, ma vogliamo la leggerezza, non siamo mai contenti. Un bell'obiettivo, soprattutto di qualità, un 2.8 pieno, un 2.8 che è vero che è nato per il formato APS-C, ma era molto luminoso, tanto è vero che in questa occasione l'ho persino provato insieme al 2470 2.8, giusto per capire dove l'uno e dove l'altro. Ovviamente e comprensibilmente, come è giusto che sia, il 2470 2.8 ha una marcia, forse anche due in più, formato pieno, maggiore luminosità e poi è più moderno, quindi uno schema ottico che aiuta un pochettino di più la risoluzione. Ma se volete e se lo trovate ad un prezzo buono, i colori, il punto di bianco del 1755 è veramente ancora oggi molto valido, molto spendibile. Però l'abbiamo detto, manca la stabilizzazione e poi il peso, sì, il peso c'è tutto. E i flare, sì, sono in agguato. Mi sentite parlare bene di questo obiettivo, quasi con una vena di sentimentalismo, perché l'ho sognato tanto, me lo sono sudato. All'uscita sul mercato il prezzo era davvero impegnativo, ma soprattutto mi ha dato tante soddisfazioni nella fotografia di cerimonia, laddove si doveva coniugare l'aspetto anche materico, palpabile dei colori e quella giusta misura di saturazione, come vi ho detto prima, ma con il rispetto del punto di bianco dell'abito di una sposa. E in questo, secondo me, aveva pochi rivali, così come sulla vestina di un battesimo. Però è evidente, non nascondiamocelo, che cominci un po' a cedere il passo dove nel look complessivo a quel tipo di immagini che tanto vanno di moda negli anni attuali, cioè costituite da colori ancora più sgargianti, più grintosi, talvolta, passatemi il termine, quasi sfacciati, uniti ad un iperdettaglio che questo schema ottico non riesce ancora a raggiungere, cioè a determinare sui sensori, quindi talvolta potrebbe essere quasi letto come un deficit. Resta però un validissimo obiettivo e se lo trovate d'occasione ad un prezzo assolutamente conveniente, direi che vale la pena ancora metterlo al lavoro sui sensori delle fotocamere moderne e perché no anche in quelli delle mirrorless. A voi tutti amici, grazie, alla prossima.